Mi chiamo Asma, ho 19 anni e vivo in Italia da 12 anni. Sono di origine pakistana. Riguardo il mio stile personale, sono molto legata alla moda pakistana perché preferisco un stile elegante ma casual. Sono legata anche alla moda italiana. Diciamo che è un mix perché metto vestiti lunghi e che mi ricordano i miei abiti tipici pakistani con una svolta occidentale. Prendo l'ispirazione dai diversi influencer, ma non sempre. Mi vesto anche in base al mio gusto personale. Sono Martina, ragazza italiana e studentessa di moda. Non mi ispiro a nessuno né a niente, tendo appunto a seguire un mio stile. Però talvolta spulciando Instagram trovo ispirazioni da post pubblicati da persone famose che lanciano tendenze e tendo a seguirle. Anche altre ragazze straniere tendono a seguire le tendenze e a controllare i social network, ma niente dello specifico. Ciao, mi chiamo Aurora, ho 17 anni e vivo a Como da quando sono nata. Purtroppo qui i costumi tradizionali si sono un po' persi, ma rimangono racchiusi nei musei e sono poco utilizzati. Un costume tradizionale lombardo che era molto presente ai tempi di Manzoni era costituito dalla raggera, realizzata con spedini in argento che fermava la conciatura dei capelli delle donne. Mentre l'abito stesso era formato da una camicia con il collo in pizzo, sopra veniva posto un corpino nero e al di sotto una gonna in tinta unita, accompagnata dalla sottogonna bianca e dal grembiule bianco. Quando vado a scuola mi vesto normalmente, mentre quando vado a casa di amici e conoscenti pakistani mi vesto in modo tradizionale. Nel mio paese ogni regione ha un diverso modo di vestirsi. Mia nonna mi aveva regalato un vestito che si chiama Shalwar Kameez, che è tipico del Balochistan, appunto la regione del Pakistan. Questo vestito è costituito da un lungo abito e pantaloni pesanti, ricamati con vari motivi. La caratteristica speciale di questo vestito è il shisha, che sono dei piccoli specchietti lavorati sopra l'abito e anche nei bordi dei pantaloni. Praticamente tutto l'abito è coperto dal shisha. Il costume nazionale moldavo è un vivido esempio della creatività unica degli artigiani popolari. Infatti nel passato ogni ragazza doveva cucire e tessere perché era una dote per il matrimonio. Infatti ogni artigiana era obbligata a fare un vestito in modo indipendente e non erano consentiti la coppia di intrecci e schemi di altri vestiti. Dalla natura del modello, dalla combinazione dei colori, dalle caratteristiche della copertina, è stato possibile giudicare lo status sociale della ragazza. Uno degli elementi più principali del costume moldavo era la camicia. La camicia era realizzata in tessuto bianco, aveva un taglio semplice e sembrava quasi una tunica, con una fessura quadrata o rotonda per la testa. La camicia era spesso decorata con un semplice motivo geometrico o floreale. Lo schema dei colori è solitamente rappresentato da 2 o più colori, ma sono frequenti anche motivi o ornamenti monocromi. Le gogne esistevano di diversi tipi, ma la gonna più usata era di tipo Catrina. Il tessuto di questo tipo di gonna non è cucito, ma era un pezzo di materiale che veniva avvolto intorno ai fianchi e fermato in vita da una cintura. Però la cintura veniva usata solamente dalle donne che erano già sposate. Invece le ragazze giovani spesso legavano con un fazzoletto. Le gonne di tutti i giorni non erano caratterizzate da colori vivaci o motivi complicati, ma erano per lo più nere o marroni. La versione invece per le festività della gonna era firmata o ricamata con motivi floreali e fili colorati.
Mi chiamo Ger, ho 17 anni e sono nata in Italia, ma sono di origine marocchina. La cultura marocchina è molto vasta e ampia, ci sono molti aspetti particolari ed importanti, tra cui il vestiario. In Marocco al giorno d'oggi ci si veste in modo normale nella quotidianità, anche perché ultimamente il vestiario marocchino sta subendo un'influenza da parte del vestiario europeo. Le vesti tradizionali e quelle più importanti vengono sfoggiate durante particolari eventi e cerimonie, come fidanzamenti, matrimoni, eccetera. Le loro particolarità è che sono di diversi tessuti e di diversi colori. Ci sono abiti meno ricchi e abiti più ricchi, ma l'abito classico più importante del Marocco è il kaftan. Il kaftan è un vestito formato comunemente da due pezzi, uno sottostante e uno sopra, di solito con delle ricamature fatte a mano e decorato con delle pietre preziose. Come è tradizione marocchina, la sposa, il giorno del suo matrimonio, deve indossare 7 kaftan di diverso colore per sfoggiare la sua importanza e la sua bellezza. La sposa, inoltre, deve indossare i colori più importanti, mentre gli ospiti devono indossare i colori tenui e meno appariscenti. Tra i ricordi della mia infanzia, un momento ricco di tradizione e intrinseco di legami culturali col territorio vallintelvese in cui vivo è il Carnevale di Schignano. È difficile dimenticare le emozioni provate durante questa festività, quando insieme alla mia famiglia vedevo sfilare tutte quelle maschere che oggi mi appaiono ricche di simboli capaci di collegare passato e futuro in una vera e propria cerimonia culminante con il falò di un fantoccio chiamato Carlisep, la sera del martedì grasso in simbolo della fine del carnevale. In particolare, i due costumi più famosi, il bel e il brut, sono la satirica rappresentazione della società nel corso del tempo, attraverso l'eterno contrasto tra ricchi e poveri, tra potenti e oppressi. I primi, dagli abiti colorati e sfarzosi, in memoria degli eleganti signorotti del Seicento, e i secondi vestiti di sudici stracci, dai toni neutri. La sintesi della rappresentazione di un mondo passato, la cui critica però possiamo ancora oggi ritenere attuale e portatrice di motivi di riflessione. Ciao, sono Alessio e vivo a Cantù, una città ricca di eventi, storia e cultura. Una tradizione importante per noi canturini è la Giubiana. Viene celebrata l'ultimo giovedì di gennaio perché la donna è stata colpevole di aver tradito la città. La Giubiana, secondo la tradizione, è una bellissima donna con capelli castani che indossa un abito povero e rattoppato. Il fantoccio della Giubiana viene portato su un carro di legno scortato dal boia e dai cavalieri. Il boia è vestito con un saio nero e un cappuccio appuntito che lascia spazio solo per gli occhi. Invece i cavalieri indossano una sottotunica, un farsetto e un mantello, e poi vengono anche indossate le calzamaglie e un copricapo. La sfilata viene conclusa da un gruppo folcloristico. All'arrivo della Giubiana, nella piazza principale della città viene posizionata alla catasta del rogo, dove viene prima condannata e poi bruciata.